Ciao viaggiatori e bentornati sul mio canale YouTube. Dopo avervi portato nella scorsa puntata alla scoperta di Trakai, il borgo sul lago dove si erige il celebre castello, in questo nuovo video da Vilnius ci trasferiremo a Riga, la capitale della Lettonia. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Bando alle ciance, partiamo! Dopo un lungo viaggio che ci ha portato dalla città di Vilnius alla città di Riga con il nostro bus Lux Express, ci troviamo adesso nella piazza principale della città di Riga, la capitale della Lettonia. Qui si trova il municipio ricostruito proprio come gli altri edifici qui presenti dopo il secondo conflitto mondiale. Il nostro obiettivo è però entrare nella casa delle teste nere per visitarla, per poi successivamente raccontarvi un piccolo aneddoto sull'albero di Natale. La casa delle teste nere è uno degli edifici più belli di tutta la città di Riga. Il nome è dovuto ai copricapi dei membri della confraternita, nata in città nel 1416 come Gilda Corporazione dei Mercanti Lettoni, che qui discutevano e passavano il tempo. L'edificio, costruito nel 1334 come parte del complesso della piazza del municipio, si trova nel cuore della città vecchia ed è sempre stato considerato non solo il luogo di incontro dei mercanti, ma anche una location dove accogliere ospiti illustri. Al suo interno viene conservata l'eredità storica della leggendaria confraternita ed alcuni antichi reperti della città di Riga. Attualmente, oltre ad essere utilizzata come luogo per organizzare eventi e celebrazioni, la Casa delle Teste Nere ospita alcuni uffici amministrativi comunali, l'ufficio del turismo ed una caffetteria. All'interno della Casa delle Teste Nere si trova una sala dove venivano accolti quali ospiti e all'interno della sala c'è anche il guest book. Ovviamente non l'originale ma l'attuale, perché appunto tutti i turisti, tutti gli ospiti che vengono, i visitatori che vengono qui a visitare la Casa delle Teste Nere possono lasciare come nel XIX secolo la propria firma, che adesso andrò a riportare sul libro. Siamo appena usciti dalla Casa delle Teste Nere e adesso sono qui perché voglio raccontarvi una piccola storia legata all'albero di Natale che vedete al mio fianco. Questo albero di Natale non è un semplice albero di Natale messo così a caso, ma racconta appunto una storia, un aneddoto molto importante per la città di Riga. Tant'è che nel 1500 le corporazioni e i mercanti che lavoravano proprio qua all'interno della Casa delle Teste Nere sentivano, avevano voglia di festeggiare il Natale in una maniera diversa. Allora presero un pino e lo trascinarono fino a qui, proprio in questa posizione dove si trova adesso questa statua. Questo pino fu decorato e da lì si prese la tradizione di decorare appunto l'albero, il pino, l'albero di Natale per le festività natalizie. Siamo giunti al castello di Riga, adesso accadrà una cosa di davvero speciale, entreremo, saremo praticamente guidati da una guida del castello che ci racconterà alcune stanze, come vedrete nelle clip successive. Vi racconterò un pochettino anch'io in voice over cosa vedremo in questa visita. Il castello è aperto al pubblico solo in certi momenti dell'anno, per esempio oggi all'interno c'erano dei congressi, quindi non era possibile entrare come pubblico, ma noi abbiamo avuto dei permessi speciali proprio per entrare. La prima sala che abbiamo visitato è stata la maestosa sala dei congressi, dove vengono organizzati ad oggi eventi e celebrazioni in presenza o meno del capo di Stato. Successivamente, dopo aver percorso in tutta la sua bellezza e unicità la sala degli ambasciatori, che erano in cerca di accreditamento, ci siamo diretti verso la sala delle cerimonie. Qui si tengono galà, celebrazioni ed eventi esclusivi. Se ne avrete occasione vi consiglio di visitarla perché è davvero meravigliosa, rimarrete incantati da ogni singolo dettaglio presente. La cosiddetta sala blu, così chiamata per via del suo colore predominante, invece è il salone in cui venivano e vengono accolti gli ospiti dal capo di Stato. Nella sala è presente anche un mosaico ricevuto in dono da Papa Francesco e un antico ascensore di servizio. Proseguendo la visita al castello di Riga si trova l'ufficio del capo di Stato. In questa piccola ed austera stanza vi sono i ritratti dei presidenti della Lettonia dalla sua fondazione ad oggi.
Infine, come ultima sezione, abbiamo visitato le stanze dedicate ai doni ricevuti da parte dei capi di Stato e delle delegazioni straniere, tra cui anche quelli donati dal nostro attuale presidente Sergio Mattarella. Siamo appena usciti dalla visita al castello di Riga, è stata davvero un'esperienza unica perché eravamo solo noi all'interno e una guida, dopo i controlli di sicurezza, ci ha accompagnato tra i corridoi del castello. È davvero fantastico, come avete visto nelle immagini. Se avete l'occasione potete visitarlo. Visitate prima di tutto il sito prima di venire qui, perché appunto è aperto solo in certi orari e probabilmente dovrete acquistare il biglietto online o comunque dovrete contattare qualcuno per entrare, però ne vale assolutamente la pena, perché soprattutto se siete con una guida o con l'utilizzo dell'audioguida che vi verrà fornita all'ingresso, scoprirete tutti i dettagli non solo della storia lettone ma anche proprio di ogni stanza che c'è al suo interno. Inoltre soffermatevi sulle ultime stanze che ci sono al piano terra, che sono le stanze dove si trovano tutti i regali che hanno ricevuto nel corso degli anni i vari presidenti lettoni, e ci sono alcuni regalini che provengono proprio da noi italiani. Dopo aver visitato la prima parte del centro storico di Riga, ora ci troviamo lungo il fiume Daugava, dove abbiamo fatto una pausa pranzo veloce. Anzi, vi consiglio, se cercate comunque dei locali nel centro storico ce ne sono tantissimi, oppure potete andare, come abbiamo fatto noi, in un centro commerciale e comprarvi qualcosa di veloce da mangiare sul lungo fiume. Adesso continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della città di Riga. Infatti ci immergeremo di nuovo nel centro storico per visitare la cattedrale, un'altra chiesa che dopo vi racconterò un pochettino qualche aneddoto su questa chiesa, su questo edificio che troverete sempre nel centro, e poi vi mostrerò due edifici davvero molto particolari. Siamo nella piazza della cattedrale di Riga che vedete alle mie spalle. La cattedrale è il principale edificio protestante della capitale lettone. È stata costruita nel 1211 per volere del fondatore della città, il vescovo Alberto di Riga, ed è stata realizzata nel classico stile architettonico di quest'area geografica, il gotico baltico. Siamo all'interno della cattedrale di Riga. Una volta entrati non perdetevi la visita del chiostro, dove poter ammirare in tutto il loro fascino alcuni reperti storici della città e le antiche rovine della cattedrale. Siamo usciti dalla cattedrale di Riga, è stato davvero bello poterla visitare perché è una chiesa comunque bella imponente e molto suggestiva. Come avete visto dalle riprese che ho fatto, ci sono delle particolarità che non ci sono nelle chiese che troviamo in Italia o comunque nel sud dell'Europa. Infatti c'è addirittura una sezione dedicata ai bambini, e questo l'avevo notato anche l'anno scorso quando sono stato in Danimarca. Infatti vi invito a recuperare i video della Danimarca, perché anche lì ho visto tante sezioni nelle chiese per i bambini dove poter fare attività mentre magari c'è la messa, ed è una cosa un po' particolare. E poi all'interno c'è la possibilità anche di visitare il chiostro, e secondo me ne vale assolutamente la pena perché sono sempre suggestivi come luoghi. Adesso noi ci dirigiamo verso un'altra chiesa qui presente, che è la chiesa di San Pietro, e quindi rimanete con noi. Situata a pochi passi dalla cattedrale, la chiesa di San Pietro, proprio come l'edificio religioso principale, risale al Medioevo, più precisamente al XIII secolo. Al suo interno è possibile assistere ogni giorno ad un concerto di musica classica. Ma quello che la rende davvero imperdibile è la sua torre. Saliteci per ammirare la città di Riga dall'alto. Penultima tappa nel centro storico di Riga sono i Tre Fratelli. Come potete ben vedere sono tre edifici molto simili tra di loro, tant'è che sono considerati il complesso architettonico più antico di tutta la città. Ultima tappa del nostro tour nella città di Riga è la via
Meista Ruiela non è una via qualsiasi, infatti in questa via, oltre ad esserci il nostro appartamento, infatti siamo stati super fortunati che abbiamo la casa in pieno centro, c'è la Casa del Gatto. La Casa del Gatto è uno degli emblemi di tutta la città di Riga dell'Art Nouveau. Infatti l'Art Nouveau sarà la protagonista di uno dei prossimi video. Proprio così Lorenzo, con la Casa del Gatto si conclude questo primo episodio dalla splendida Riga. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video dalla Lettonia. Ciao ciao!